Dove si va, Ale? Piensa! Piensa! Andiamo a fare un giretto della Toscana. Olè. Queste sono le nostre valigie per partire. Anzi, a parte la chitarra, le nostre valigie fotografiche per partire. Eccoci qui. Se non si fosse capito, questo è un altro episodio di Pellicole in viaggio. Questa volta partiamo per un Toscana Tour. Prima tappa, Pienza. Lungo la strada facciamo una sosta e scopriamo l'esistenza di Paesaggi del Benessere. Paesaggi del Benessere 26, per maggiori informazioni scansionare il QR code. Guarda che QR code. Siamo arrivati a Pienza, stiamo arrivando a Pienza, che è quella che vedete alle nostre spalle. Esatto. Chissà se la vedete, non vediamo che cosa inquadriamo. E che abbia inizio il Toscana Tour. Toscana Tour. Yeah! Mentre arriviamo in città, ovviamente incontriamo una Vespa rossa e una decappottabile, per smentire ogni cliché sulle vacanze in Toscana. Finché ecco che non ci troviamo catapultate in pieno Rinascimento, nella città ideale di Pio II, il papa natio di questo borgo che decise di rimodernizzarla con l'ausilio di Rossellini e del suo maestro, niente po' di meno che Leon Battista Alberti. Ecco la piazza, con il Duomo di fronte, Palazzo Piccolomini e il Palazzo Vescovile a sinistra. Mentre alle nostre spalle c'è il Palazzo Pretorio. Dalla seconda metà del 1400 ad oggi questo borgo è rimasto così, invariato e stupendo per arrivare ai nostri occhi di fotografie analogiche, che lo abbiamo immortalato così, con un rullino colore economico, il Kodak Gold 200, e un altro rullino versione beta, l'Harman Phoenix, che forse non avrebbe dovuto essere messo su una point and shoot. Ma come si suol dire, quando uno è decoccio, o se uno nasce tondo non può morire quadrato, o ancora sopra la panca la capra canta, o sotto la panca la capra. Momento di nonsense. Volevo semplicemente provare il mio rullino preferito del momento, l'Harman Phoenix, dentro alla mia point and shoot preferita del momento, la Miu 2. Sicuramente è un esperimento che non ripeterò in futuro. Comunque ci sono delle foto che mi sono piaciute. Dai, non è andata così tanto male. Dopo aver sbirciato un po' attraverso gli ingressi secondari, ci decidiamo anche a fare una breve visita guidata del palazzo. Per ovvi motivi non abbiamo potuto scattare foto all'interno, ma abbiamo qualche scatto di questo delizioso cortile. Passeggiamo un po' per le vette. Alex trova questo bellissimo scorcio. Ovviamente non passava nessuno in questo momento, quindi mi sono offerta di fare un po' avanti e indietro fino a che l'artista non ha trovato il momento giusto per il suo scatto. Ed ecco che la prima tappa è andata. Appena usciti da Pienza, Alex scatta la foto del giorno. E qui i colori del Phoenix sono semplicemente perfetti per la scena. Al di là degli scherzi, adoriamo questo rullino. Alla ricerca dello scatto che mi avrebbe potuto portare la gloria, ho obbligato Alex a fare avanti e indietro sulla strada tra Pienza e San Quirico d'Orcia per trovare il luogo dove hanno girato la famigerata scena del gladiatore. Neanche a dirlo, non l'ho trovato e non ho scattato assolutamente nessuna foto. Cami pensava che questo fosse lo spot, ma ne dubito fortemente. Comunque ho scattato questa foto che mi piace abbastanza. In compenso siamo capitate proprio davanti alla cappella della Madonna di Vitaleta, uno degli scenari più famosi della Val d'Orcia. E quindi non potevamo non fermarci e fare 2 foto. In ogni caso, avete sentito bene, San Quirico d'Orcia, quindi sì, siamo nella Val d'Orcia, nel caso il paesaggio non fosse abbastanza esplicativo di per sé. E quindi è il momento dei bagni di Vignone. O meglio, bagno Vignoni. Qui invece abbiamo trovato l'ispirazione. Guardate questa coppia così tenera in questa località amena. Ovviamente ripresa di sotterfugio. Non potevano scattare come mio solito 3 foto uguali, nella speranza di cogliere la loro tenerezza, anche se poi di fatto per il tempo di preparare la macchina li ho colti durante il loro limone, 3 volte. 4 se contiamo anche la mia con il Phoenix. Prima di prenderci qualche insulto per video e foto indiscreti durante il momento di relax dei bagnanti, andiamo ad esplorare un po' la zona. E qui Alex, un attimo che contempla l'infinito. Non preoccupatevi, si è riattivata nel momento in cui queste libellule grandi quanto aeroplani hanno cominciato ad accerchiarci e non potevano lamentarsi di non avere ancora un obiettivo macro, ovviamente.
Le lamentele hanno funzionato, visto che adesso ho un 50 mm macro per la Canon F1 che Cami mi ha regalato. Qui Cami ha anche scattato una delle mie foto preferite di tutta la vacanza con il Kodak Gold 120 mm, che mi ricorda molto questa foto scattata in Albania con il Kodak Vision 3 250D. Ed infine concludiamo il nostro primo giorno con un'altra serie di scatti indiscreti e bagnanti alle bellissime terme di San Filippo. Queste terme si trovano presso la piccola cittadina di Bagni San Filippo, situata nella parte meridionale della Val d'Orcia, sui pendii orientali del Montamiata. Anche queste fanno parte del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia. Dal paesino si scende lungo il sentiero nel bosco e le prime piscine che si incontrano sono poco profonde, per cui non si mantengono calde a lungo, ma proseguendo si raggiungono delle impressionanti formazioni di calcio e delle cascate che si sono guadagnate il soprannome di Balena Bianca. Qui l'acqua calda delle sorgenti termali si incontra con quella fredda del fiume, dandole un aspetto bianco-blu che contrasta profondamente con il verde del bosco. E qui, in breve tempo, io finisco il mio Kodak Gold, perché il paesaggio, diciamocelo, era proprio spettacolare. Infatti sono venute delle foto molto interessanti, anche se questa della mutanda non l'ho capita. È bellissima. Dopo esserci immerse in questo luogo dall'atmosfera quasi sovrannaturale, è il momento di chiudere la giornata e recarci presso il luogo del nostro primo pernottamento, Radicofani. Ecco che di nuovo Alex ferma la macchina all'improvviso per uno dei suoi scatti minimali. Come sempre, i colori del Phoenix sono perfetti. Ultima sosta per spezzare le curve infinite della strada lungo un altro punto dei paesaggi del benessere. E qui Alex dà sfoggio della sua agilità. Tranquilli, il primo pernottamento per fortuna non l'abbiamo passato in pronto soccorso. Prova superata e tramonto check. To be continued.